Una delle aziende che sta lavorando anche sul trattamento della fenilchetonuria è l'APR, l'Applied Pharma Research. Abbiamo il piacere di intervistare il CEO dell'azienda e soprattutto per approfondire come è stata questa apertura al mondo delle malattie rare, sia come azienda sia come visione personale. Allora, ci racconta un attimino l'apertura aziendale verso le malattie rare, come è avvenuta? Sì, APR è nel settore farmaceutico da circa 20 anni e è una tradizione di famiglia che è nata diverso tempo fa, e con le generazioni più giovani abbiamo avviato l'azienda nei primi anni 90 e abbiamo concentrato la nostra attività in grandi aree terapeutiche dove abbiamo sviluppato prodotti sempre utilizzando tecnologie farmaceutiche, quindi applicavamo tecnologie farmaceutiche a prodotti noti per migliorarne in un qualche modo o l'efficacia o ridurre gli effetti collaterali. L'azienda è sempre stata, diciamo, molto tecnologica, nel senso che non vedeva e non guardava al paziente, ma sostanzialmente viveva lo sviluppo come sotto un aspetto più meccanicistico, una sostanza attiva che ha una certa azione farmacologica per avere un beneficio clinico. 18 anni fa io divento padre di un bambino con la fenilchetonuria. Dopo la gioia della nascita ci siamo ritrovati al San Paolo di Milano con una diagnosi di fenilchetonuria che nemmeno sapevamo cosa fosse. E quindi ho potuto vivere da un punto di vista personale tutte le angosce, le paure, la gestione, da un punto di vista familiare di che cosa vuole dire avere un paziente di fenilchetonuria. Quindi si è unito un po' quello che era la ricerca che la portava avanti come famiglia ma in azienda a quella che era poi l'esperienza da affrontare in maniera diretta. Sì, ci sono voluti un po' di anni per razionalizzare e prendere le distanze e capire l'importanza di seguire le indicazioni di medici e dietisti e allo stesso tempo comprendere che cosa voleva dire gestire e far crescere in modo armonioso un bambino con la fenilchetonuria. Ci sono voluti un po' di anni e ci hanno portato addirittura alla scelta di avere altri figli, consapevoli che in un caso su 4 sarebbero stati malati anche loro, e oggi sono un gruppo di 3 fratelli, quindi e poi questo si è unito anche alla questione aziendale e alla fine io mi sento un privilegiato perché ci siamo iniziati a porre questo fatto ha permesso due cose a livello aziendale. La prima, di finalmente guardare il paziente, cioè non più solo concentrarsi su fare innovazione attraverso meccanismi farmacologici, ma prima di tutto chiedersi che cosa il paziente ha bisogno e cercare di conoscerlo il paziente, capirlo nelle sue esigenze, nel suo modo di vivere, e questo ha riorientato tutto l'approccio alla ricerca e all'innovazione, mettendo veramente il paziente e la persona e non più la chimica al centro della nostra attenzione e l'obiettivo della nostra attenzione. E poi abbiamo potuto coniugare, e su questo io mi sento personalmente un privilegiato, perché domandandosi cosa possiamo fare noi per queste persone, con le nostre competenze, abbiamo provato a unire le due cose, la prospettiva familiare di una conoscenza familiare con la conoscenza tecnico-scientifica di un'azienda di ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, e da qui è nato il nostro indirizzarsi verso le malattie rare, sempre, non solo la fenilchetonuria, sempre tenendo presente il paziente al primo posto e iniziando le attività di vero sviluppo solo quando abbiamo ben chiarito quale vantaggio intendiamo portare al paziente. E proprio per quello, perché avete unito entrambe le cose, riuscite anche a spingervi con le tecnologie per cercare di dare il meglio per questi pazienti e anche terapie che siano più accettate da loro. Assolutamente.
le competenze di APR sono giusto appunto nelle tecnologie farmaceutiche, quindi l'unico modo per coniugare era unire queste due competenze e continuare a lavorare nelle tecnologie farmaceutiche e cercare di capire come delle tecnologie farmaceutiche potessero portare vantaggio al paziente, alle famiglie e ai medici che gestiscono questi pazienti.